Siamo in Perù, a 3000 metri sul mare, e quello che vedete dietro di me non è solo una città abbandonata. È il più grande segreto che gli Inca abbiano mai portato nella tomba. C'è una città sospesa tra le nuvole. Non una metafora. Una città vera con strade, templi, fontane e palazzi. Costruita su una cresta di roccia a quasi 2500 metri d'altitudine, nel mezzo delle Ande peruviane. Intorno precipizi verticali di centinaia di metri. Sotto la giungla. Sopra solo il cielo. Nessun accesso. Nessuna strada. Nessuna corda. Nessuna macchina. Solo uomini, pietra e qualcosa che ancora non sappiamo spiegare del tutto. Ma ecco la domanda che nessuno si fa davvero. Come ha fatto un intero popolo a costruire una città perfetta in cima a una montagna impossibile e poi a scomparire, lasciandola vuota, intatta, come se fosse stata sigillata dall'interno? Oggi scopriamo la verità e quello che troverai non te lo aspetti. Non il Perù che conosci oggi, non le cartoline, non i turisti con gli zaini, non la strada asfaltata che sale verso la stazione di Aguas Calientes. Immagina qualcosa di completamente diverso. Siamo intorno al 1450 d.C. L'impero Inca è al suo apice, il più grande impero della storia delle Americhe, quello che gli Inca chiamano Tawantinsuyu, il regno delle quattro parti. Da Quito nell'attuale Ecuador fino al Cile centrale, migliaia di chilometri di territorio unificato da un sistema di strade, di relè postali, di depositi alimentari, un'organizzazione statale di una precisione quasi militare, senza scrittura, senza ruota, senza ferro. Al centro di tutto c'è Cusco, la capitale sacra, e al centro di Cusco c'è lui, Pachacuti, che in Quechua significa colui che trasforma il mondo. Non è solo un re, è l'architetto, nel senso più letterale, di una civiltà, ed è ossessionato da qualcosa, la permanenza. Vuole costruire qualcosa che duri oltre la morte, oltre l'oblio, oltre il tempo stesso. E i suoi sacerdoti gli indicano un luogo a nord di Cusco, una cresta di montagna sospesa tra due cime, dove il sole sorge e tramonta con una precisione cosmica, dove le acque nascono da sorgenti invisibili. Quel luogo si chiama Machu Picchu, montagna vecchia in Quechua, e costruirlo sarà per migliaia di uomini la sfida più impossibile della loro vita, e per molti di loro l'ultima, come si costruisce una città perfetta su una montagna inaccessibile. Non con le gru, non con gli esplosivi, non con la tecnologia. Si costruisce con i corpi degli uomini, uno per uno, pietra per pietra. L'impero Inca non usava la moneta, non esisteva il salario, esisteva la mità, un sistema di lavoro obbligatorio che ogni suddito maschio adulto doveva prestare allo Stato per un certo numero di mesi all'anno. Non era schiavitù nel senso che intendiamo noi. I lavoratori venivano nutriti, vestiti e curati a spese dello Stato, ma non avevano scelta. Per Machu Picchu le stime parlano di circa 20.000 persone che si sono alternate nel cantiere nel corso dei decenni di costruzione. Contadini delle valli andine, artigiani specializzati da Cusco, minatori, muratori, idraulici, perché gli Inca avevano ingegneri dell'acqua di una competenza straordinaria. Sei uno di loro. Hai 30 anni. Hai un campo di patate nel fondovalle. Hai una moglie, 2 figli piccoli, una capanna di pietra e un lama da soma. Un mattino di giugno arrivano i funzionari imperiali. Il tuo nome, o meglio, il nome del tuo Aillu, il tuo clan, è sulla lista della mità. Partirai entro 3 giorni.
Non c'è modo di rifiutare. Ti danno sandali di fibre vegetali, una tunica di lana provviste per il viaggio. E poi cammini. Il percorso fino a Machu Picchu dura giorni. La salita finale è brutale. 1200 metri di dislivello su sentieri che salgono a spirale lungo la montagna. In quota l'aria è rarefatta, il fiato si accorcia, il cuore accelera. E tu porti sulle spalle carichi che in pianura sarebbero già pesanti. La giornata tipo sul cantiere inizia all'alba. Ci sono squadre specializzate, i tacladores che scavano e livellano il terreno, i pirca kamayok che posizionano le pietre, i supervisori che controllano ogni millimetro. Si mangia chicha, la birra di mais fermentato, e chugno, patate disidratate conservate con il freddo andino. Le cadute accadevano, le pietre schiacciano, l'altitudine uccide chi non è abituato. I supervisori sapevano che un certo numero di morti era inevitabile. Era parte del calcolo, come il numero di blocchi di granito necessari per ogni terrazza, come la quantità di chicha per ogni giornata di lavoro. Le morti erano inevitabili, erano un calcolo. Ed è qui che arriviamo alla domanda vera, quella che il sito turistico non risponde, quella che le guide non fanno. Perché Machu Picchu è stata abbandonata? Perché una città perfetta, costruita a un costo umano immenso, sacra all'impero più potente delle Americhe, è stata lasciata vuota? Per secoli era considerata una leggenda. I conquistadores spagnoli, che nel 1532 distrussero l'impero Inca e saccheggiarono Cusco, non la trovarono mai. Si diceva che esistesse una città nascosta nelle montagne, dove i sopravvissuti Inca avevano portato l'oro del sole, i codici segreti, i sacerdoti dell'ultimo imperatore. Poi arrivò la prova. Nel 1911, un professore di storia di Yale di nome Hiram Bingham, terzo, armato di entusiasmo, di una rivoltella e di una lettera del governo peruviano, si fece guidare da un agricoltore locale su per una cresta coperta di vegetazione. Quello che trovò lo lasciò senza parole. Non una leggenda. Una città intera, semi-protetta dalla giungla, con le pietre ancora perfettamente allineate, le fontane ancora funzionanti, i templi ancora in piedi. Era leggenda il mistero del suo abbandono. Le prime teorie dicevano che gli Inca l'avessero abbandonata di fronte all'avanzata spagnola. Poi si diceva che una pestilenza avesse decimato la popolazione prima ancora dell'arrivo dei conquistadores. Poi arrivarono le prove biologiche. Gli studi condotti dal biologo John Verano sui resti scheletrici trovati nel sito mostrano una popolazione in ottima salute fisica fino al momento dell'abbandono. Nessuna pestilenza di massa, nessuna violenza di conquista. I circa 249 scheletri trovati mostravano persone ben nutrite, con ossa forti, senza segni di epidemia. E poi c'è lei, Koya Asarpai. Secondo le cronache coloniali, era la principessa Inca che guidò gli ultimi difensori della resistenza verso Vilcabamba, la città perduta nella giungla, dopo la caduta di Cusco. Se quelle mura l'hanno vista passare, le hanno viste anche chiudersi dietro di lei per l'ultima volta. Ma questa non è solo una storia di abbandono e di morte. È anche una storia straordinaria di ciò che gli esseri umani sanno fare quando hanno un obiettivo e una volontà collettiva. Perché Machu Picchu non è solo bella, è tecnicamente impossibile. E capire come è stata costruita
cambia il modo in cui pensiamo all'ingegno umano. La sfida tecnica principale era costruire su una cresta instabile a quasi 2500 metri, in una zona sismica attiva, con piogge torrenziali da ottobre ad aprile. La montagna stessa avrebbe potuto inghiottire qualsiasi costruzione nel giro di decenni. Gli Inca hanno scavato la montagna dall'interno prima ancora di costruirci sopra. Sotto ogni edificio, sotto ogni terrazza, sotto ogni piazza, c'è un sistema di drenaggio di straordinaria complessità. Strati alternati di pietre di dimensione decrescente che filtrano l'acqua piovana. Circa il 60% dell'intera struttura di Machu Picchu è sotterranea. Quello che i turisti vedono è solo la punta. Poi c'è la tecnica costruttiva, l'ashlar, il taglio a secco. Ogni blocco di granito, alcuni pesano fino a 50 tonnellate, viene tagliato con strumenti di bronzo, osso e pietra abrasiva, fino a ottenere superfici così perfette che si incastrano l'una nell'altra senza un millimetro di malta. Ancora oggi, dopo 5 secoli di terremoti andini, non si riesce a infilare una lama di coltello tra una pietra e l'altra. Il sistema più elegante è quello idrico. Machu Picchu non ha un fiume nelle vicinanze. L'acqua viene catturata da una sorgente a monte attraverso un canale artificiale di 800 metri, scavato nella roccia viva, e poi distribuita attraverso 16 fontane in cascata. Un sistema gravitazionale che non richiede pompe, non richiede energia, non si rompe mai. Funziona ancora oggi, dopo 5 secoli. Tutto questo è Machu Picchu, ingegno puro e sacrificio sistematico insieme, 2 facce della stessa pietra. Oggi circa 1,5 milioni di turisti visitano Machu Picchu ogni anno. È diventato il simbolo del Perù, patrimonio dell'UNESCO, una delle 7 meraviglie del mondo moderno. Le foto del tramonto sulle terrazze circolano su milioni di telefoni, ma pochi si fermano a pensare che quella città non è mai stata trovata dagli spagnoli, che è sopravvissuta alla conquista proprio perché era nascosta, che Bingham nel 1911 non l'ha scoperta. La sapevano benissimo gli agricoltori locali che ci coltivavano patate sulle terrazze da generazioni, che dei 2500 oggetti trafugati e portati a Yale, il Perù ha dovuto aspettare un secolo, fino al 2012, per riaverli indietro. Machu Picchu è anche questo, un archivio di potere invisibile, la prova che le civiltà non scompaiono, vengono cancellate e poi tornano. Che il silenzio di un luogo non è assenza, è una storia che aspetta di essere sentita. Se ti avvicini a una delle pietre di granito della Porta del Sole, Inti Punku, e ci appoggi la mano, sentirai qualcosa che le parole non riescono a trasmettere. Non il freddo della roccia, qualcosa d'altro, il peso di ogni mano che l'ha posata lì prima di te. Migliaia di mani, secoli di mani. E Machu Picchu è ancora lì, dopo 5 secoli, sospesa, silenziosa, impossibile. Se credi che queste storie meritino di essere raccontate, iscriviti ad Abisso. Qui ogni abisso ha una storia, ogni storia ha un eco.